Galileo Galilei è stato uno dei più grandi fisici della storia. Lo vedete ritratto lì in quella lapide che sta qui nel mio dipartimento di fisica e astronomia, che è proprio intitolato a lui. Bene, Galileo passò infatti qui a Padova quelli che lui stesso definisce come i 18 migliori anni della sua vita, dal 1592 al 1610. Galileo è famoso per una molteplicità di scoperte e di teorie. Lui insomma, è stato il fondatore sostanzialmente del metodo scientifico. Famosi sono anche i suoi esperimenti sul moto dei gravi, che si dice furono fatti anche lanciando degli oggetti, facendo cadere degli oggetti dalla torre di Pisa. Una curiosa rappresentazione di questi esperimenti la potete vedere in questa immagine, che è stata fatta da un altro grande fisico, Andrei Sakharov, e pubblicata in una rivista scientifica. Andrei Sakharov è stato un brillante fisico sovietico. Nell'immediato dopoguerra fu uno dei responsabili del programma nucleare sovietico e più avanti negli anni sarebbe diventato anche uno dei grandi esponenti del dissenso al regime sovietico e avrebbe vinto il premio Nobel per la pace nel 1979. Ma Sakharov è anche una figura di grande rilievo per la fusione. Infatti fu proprio lui, insieme al suo mentore Igor Tamm, ad inventare nei primissimi anni 50 la configurazione tokamak, tuttora la più utilizzata per lo studio della fusione, e che pochi anni dopo sarebbe stata praticamente implementata nel primo tokamak T1 in Unione Sovietica. Ma in quegli anni lo studio della fusione era segreto. Le grandi potenze tenevano questi studi classificati fino al 1958, quando fu deciso in una famosa conferenza delle Nazioni Unite intitolata Atoms for Peace di rendere pubbliche tutte le ricerche sulla fisica nucleare, in particolare sulla fusione. E da quel punto in poi la fusione diventa un grandissimo esempio di collaborazione internazionale che dura tuttora oggi. Pensiamo che anche in piena guerra fredda i fisici inglesi, quindi del blocco occidentale, vengono chiamati in Unione Sovietica per fare delle misure sul tokamak T3 e tuttora e oggi il tokamak ITER è una grande collaborazione internazionale che vede insieme Europa, India, Corea, Stati Uniti, Giappone, Russia, Cina, quindi veramente paesi molto molto diversi tra loro. Ma l'Italia è stata anche uno dei primi paesi a unirsi a queste ricerche della fusione. Già nel 1957 nasce all'Università di Roma un gruppo di ricerca sulla fisica del plasma, che pochi anni dopo si sarebbe mosso a Frascati, dove sarebbe poi nato il grande laboratorio di Frascati, che tuttora è il principale centro di ricerca italiano e che ospiterà nei prossimi anni l'esperimento DTT, Divertor Test Tokamak, di cui parleremo in una prossima puntata. Anche a Padova c'è una grande tradizione di studi sulla fusione. Gli studi a Padova cominciano attorno alla fine degli anni 50, 1958-59, presso gli istituti di ingegneria e di fisica dell'università e poi procedono anche con l'ingresso del Consiglio Nazionale delle Ricerche e con gli esperimenti ETA Beta 1 ed ETA Beta 2. Poi, più o meno dalla fine degli anni 80, i laboratori vengono spostati presso l'area di ricerca del CNR in Corso Stati Uniti, dove nasce il consorzio RFX e presso i laboratori del consorzio RFX entra in funzione nel 1991 l'esperimento RFX, il più grande al mondo della sua categoria, il Reverse Field Pinch, esperimento che consegue negli anni risultati di grande valore, tanto che conquistano addirittura la copertina della famosa rivista Nature Physics. RFX è ancora in funzione ed è stato negli ultimi anni affiancato da un progetto ancora più impegnativo, il progetto PRIMA.
progetto prima prevede la costruzione di una sorta di accendino per ITER. Infatti, col progetto prima si studierà il prototipo, si realizzerà il prototipo dell'iniettore di particelle neutre per ITER. Questo iniettore, che è un grande acceleratore, avrà lo scopo di riscaldare il plasma di ITER e quindi di contribuire in maniera essenziale al successo degli esperimenti. Ma di questo parleremo con più dettaglio in una delle nostre prossime puntate.